Salve, dopo che mi è stato suggerito un thermal pad del- di quelli da utilizzare per server, insomma, in ambito aziendale, chiaramente incuriosito e ho ordinato queste di Honeywell, di PTM 7950, teoricamente dovrebbero essere quelle originali, così da testare se effettivamente, come mi è stato detto, se effettivamente meritino. Prima di aprire questo farò un test con confronto, che era tanto che non lo facevo con le paste, con alcune paste termoconduttive tipo Arctic MX4, MX5, MX6, Noctua NTH1, Noctua NTH2, Gellit GC Extreme, la versione nuova, quindi quella più morbida, e non mi ha mai convinto, e Hals, questo non mi riesce mai a dirlo, Halndie. Questo dovrebbe essere un trasferimento di calore abbastanza alto, pasta non top, però insomma sempre valida. E chiaramente confrontate con, con questo thermopad. Nella confezione, poi nell'articolo scritto chiaramente metterò anche il link dove l'ho acquistata io, se è acquistabile. Abbiamo anche tutti i vari tool per pulire, gommini per le dita per stendere la pasta, questi sempre per stenderla, un pennellino e un cacciavite, non so a cosa servono, però va bene, meglio in più che in meno. E questa, come vediamo, è la versione con bulk, ossia non ha nessun confezionamento particolare, il thermal pad. E poi nel proseguimento vedremo come applicarlo sul processore. Ci sono delle linguettine anche qui adesive che dovrebbero essere quelle per poterla poi attaccare al processore. Ora, magari a strappo così, vediamo un attimino perché non l'ho mai utilizzata, per cui non so, faremo praticamente tutto in presa diretta perché ne ho solo una, giusto per prova, e cercherò di tagliare la misura del processore e la applicherò sul processore e poi andremo a vedere sia qui nel video che nell'articolo scritto i risultati. Chiaramente ha una protezione da entrambi i lati, una strisciolina, una foglia di plastica, in caso la vogliate provare ricordatevi che va tolta la plastica. Teoricamente questa ha un range di lavoro di temperature, se non sbaglio dovrebbe andare da 0 a 155 gradi, ora che non si legge bene, lo leggo io, per cui un utilizzo abbastanza con un range abbastanza ampio. E questa qui teoricamente col calore si dovrebbe sciogliere e arrivare a essere liquida, per cui si predispone perfettamente a coprire tutte le imperfezioni e collegare, far sì che le due superfici del dissipatore e del processore siano perfettamente collegate tramite questa. Non, da quello che ho capito, non è riutilizzabile perché poi chiaramente diventando liquida, insomma, poi non è che poi viene tolta come alcune soluzioni, come abbiamo visto anche nel sito, tipo o il grafene o quelle di thermal grids, insomma ce ne sono diverse, o thermal pad normale che possono essere utilizzati. Questa non credo, perlomeno dal poco che ho visto, non credo, anche perché se funziona che si scioglie, non credo si possa che poi si ricompatti perfettamente da poter togliere le cose. Però questo casomai lo, lo aggiungerò in seguito dopo averla provata. Se i risultati non sono soddisfacenti la devo togliere, così la vedo e vedo come si toglie. Lo spessore è 0,25 mm, quindi un quarto di millimetro, e vediamo un attimino come applicarla sul processore.
Quindi ora proviamo a pregarla, vediamo un po'. Siccome questo, state attenti perché si sfalda subito. Comunque, questo è 40x40, quindi la lunghezza del processore va bene e va solo tagliata qui un pochino. Per cui vediamo un pochino di prendere una misura un po'. Quanto cazzo è? Questo è un 13900K, 28,20, 28,20, quindi qui, ok, più o meno ci siamo, quindi facendo a occhio, tanto poi dopo si dovrebbe, ecco a cosa servono i due adesivi, suppongo. Ok, uno si è tolto. Non è così semplice da togliere. Andare su l'angolino è ok, è molto è un'operazione da fare con molta delicatezza, perché è rimasto è davvero morbida. Ora il master bollicine non credo che vadano a impattare, però facciamo diamogli facciamo un po' di pulizia, speriamo sia molto molto morbido. Non sono proprio la persona adatta per questi lavori di precisione, però che vogliamo fare? Bisogna pur testare. Ok, non è conduttiva, questa è veramente fine. Con la plastica non ci si rendeva conto di quanto fine fosse. Sembra una pasta termica con non è proprio un pad, sembra una pasta termica con sono andato fuori centro a lavorare, però scusate, questa è la prima volta, non credo di aver fatto un buon lavoro, però proviamo a vedere come funziona. Ora vado a rimettere tutto il processore e poi ne proseguo i risultati. Non è una cosa per me questa qui, troppo non è cosa nelle mie corde di fare questi lavori così di fino. Però, vabbè, giustamente va provato, proviamolo. Bene, vado a montare tutto e poi proseguiamo il video con tutti i risultati da desktop. Allora, abbiamo visto come installare questo velo di
pasta, che è poi un velo di pasta più che un pad. E adesso andiamo a vedere invece i risultati dei test. Innanzitutto mostro questa immagine perché la temperatura ambiente, diciamo, variava dai 21 ai 21 e mezzo, e c'è una sonda K per cui insomma abbastanza precisa. Comunque la base è quella, per cui mezzo grado di differenza più o meno in tutti i test. E il confronto viene fatto fra, come vedete, questo è il pad o pasta stesa e queste sono le paste con le quali viene confrontato. Sono alcune. E tutte le paste vengono spalmate, come vediamo qui, nell'immagine, in modo che da simulare lo strato che viene applicato della PTM 7950. I test che vengono fatti, ora qui vedrete tutti i risultati, come in questo caso, no, chiaramente non vi farò vedere questi, ecco, li ho lasciati perché per farvi vedere tutti i test che sono stati fatti. Vengono fatti su Cinebench versione 23, portando il 13900K a 5300 MHz con 1.28 volt. Non ho voluto esagerare, ho voluto tenere più basso anche del turbo, così da avere una base abbastanza normale, proprio per far vedere le differenze fra le varie paste. Poi ho preso quelle che pensavo le migliori, quindi la MX6 e la NT e la Noctua NTH2, che stranamente mi sono sempre trovato male, invece stavolta mi ha retto bene. Però, come vedremo, meno bene quando si alzano i volt, che era infatti quello che mi ricordavo. Finché era un uso normale andava bene, però come magari veniva impegnata di più non è che rendeva poi così bene. Infatti questo me lo ricordavo. Invece mi ha deluso, come vedremo, la Gelid, perché la versione nuova più liquida però non mi rende. O forse quella è una di queste, perché le paste le ho applicate tutte insieme, cioè tutte al momento testate, magari è una di quelle che ha bisogno di un attimo di rodaggio, come è anche quello che andiamo a analizzare oggi, il PTM 7950 di Honeywell. Allora, poi ho fatto il test sia con 5300 1.28 volt che con voltaggi auto e megahertz sbloccati, quindi col turbo a 5500. E poi ho utilizzato il benchmark del gioco Shadow Tomb Raider, che è sempre stato ottimo, anche se ora ha smesso, non si sa perché, da un momento a un altro fa solo schermo nero e non parte più, non si avvia più il gioco. Va bene, cambierò base, anche se peccato perché c'avevo tutto qui. E comunque, questi sono problemi miei, a voi non vi riguarda. Ho fatto il test sia su Shadow Tomb Raider, chiaramente 1080p, tutto basso per impegnare il più possibile il processore, e anche qui l'ho fatto con 5300 MHz con 1.28 volt e ho tenuto a 180 frames, giusto per avere una base uguale per tutti e vedere solo le differenze delle paste. Poi l'ho fatto senza i frame bloccati e poi alla fine l'altro test con le paste migliori, gli ultimi due, con frames sbloccati e voltaggi auto, giusto per lasciare libero il processore. Quindi andiamo a analizzare i risultati. Cosa fondamentale, della PTM 7950, come vedete c'è scritto cicli eseguiti, perché il primo ciclo ha bisogno praticamente anche questo di rodaggio, quindi abbiamo risultati sia con appena applicato che invece dopo qualche giorno, dopo praticamente è stato utilizzato con benchmark, con giochi e via discorrendo, e quindi diciamo più rodato, e le differenze ci sono anche tante. Quindi iniziamo con Cinebench con 5300 e 1.28 volt. Come vediamo
La Noctua qui rende bene. Gelid è veramente terribile e come vediamo il primo ciclo di questo del pad, diciamo, chiamiamolo pad anche se pad non è, siamo a 94 gradi, mentre dopo aver stato utilizzato un po' abbiamo il Core Max e CPU Package 82-80. Una cosa strana che magari alcuni potrà sembrare strana, il Core Max in alcuni casi è più basso del CPU Package. Perché? Perché il package praticamente fa una media di tutto l'utilizzo di tutto ciò che c'è nel processore, quindi magari ci sono dei sensori che non sono applicati al core, che vanno più alti e che portano il CPU package più alto del Core Max, che misura invece solo giustamente i cores. Questo perché in alcuni casi il CPU package è più alto del Core Max. Comunque, questo per darvi un'informazione. Come vediamo, con più cicli, allora, ottima la thermal, questa di Anzie, che non mi ricordo mai come si dice, in questo caso, infatti, forse era meglio se utilizzavo questa e si fa al pari della Noctua NTH2. Le altre, insomma, comunque, come vedete, non varia tantissimo, a parte il primo ciclo della PTM 7950. Andiamo a vedere, selezionando le due, forse ho sbagliato le due, però perché ho utilizzato la MX6 e invece magari poteva essere qualcosa di meglio. E come vediamo, dopo aver fatto i cicli, vedete, Noctua 87-86, 88-87 la MX6 di Arctic, 98 il primo ciclo e 83 invece dopo un po' di rodaggio, quindi ottimo risultato, veramente sì, veramente fatto bene, ma mi ha stupito davvero, finalmente una cosa che rispetta. Andiamo a vederlo, e questo per quanto riguarda il benchmark, e qui c'è una grossa sorpresa. Andiamo a vedere per quanto riguarda il gioco invece. Qui è un pochino più lunga, sono tutti insieme. Come vedete si parte da un minimo di 47 della Noctua, che è un ottimo risultato, e 48-50 questa con, dopo aver eseguito i cicli, invece 50 e 52, comunque le differenze sono minime. Si va dai 46 della MX4 fino al massimo di 52 sul Core Max nella NTH1 o in questo caso della PTM 7950 al primo ciclo, per cui insomma sono 6 gradi di discrepanza fra questo, in totale però siamo su gradi veramente bassi, per cui insomma diciamo che in questo caso qui una varrebbe l'altra. Andiamo a vedere invece con frame sbloccati, e qui dove c'è stata la selezione delle paste, e primo ciclo 57-53, 50-53 invece, scusami, 48-47 invece fatti più cicli, 50-53 le Noctua, la NTH2 e la MX6, 49-51 in questo caso. Anche qui però le differenze sono veramente minime, a parte quella del primo ciclo. Andiamo a vedere invece con tutto sbloccato, 56-54 quando abbiamo fatto il rodaggio del pad, del PTM 7950, il primo ciclo 65-67, quindi sono 10-11 gradi di differenza. Noctua e la MX6 invece si conferma, un'ottima pasta e forse avevo scelto bene. Invece Noctua quando si alzano le prestazioni purtroppo rende meno, anche se questo 54 diventa valido, però poi dopo si alza sul Core Max, e tra l'altro questa non si stende benissimo perché è spalmata alla perfezione. Niente, questi sono i risultati, e devo dire che effettivamente a livello di risultati è molto buona. Io non lo so perché per me mi risulta più facile applicare una pasta termine e fare questo lavoro, e poi comunque sono soluzioni che diciamo, ecco, su un laptop la vedo benissimo, su
su chi non ha intenzione di cambiare il dissipatore o chi non smetta o chi cambia non è la soluzione adatta perché costicchiano e invece magari per chi non smanetta mai e vuole cercare una soluzione una tanto, una volta e via, allora può essere una validissima alternativa. Tenete di conto e attenzione però perché ci sono queste originali Honeywell, però ci possono essere moltissimi cloni e non so come possano funzionare, se possono funzionare al solito modo o no, per cui insomma, bisogna stare anche attenti. Considerato che teoricamente non potrebbero essere vendute al dettaglio, solo a livello diciamo aziendale. Bene, poi ora andiamo a vedere nel video seguente, andiamo a vedere lo smontaggio vedere come si presenta dopo utilizzo e poi le conclusioni. Andiamo a vedere che ho svitato il water block, andiamo a vedere come si presenta dopo i test e dopo diversi cicli di utilizzo che come abbiamo visto insomma, rende abbastanza bene. E come vediamo è una quantità di pasta non indifferente che si è praticamente sciolta e sul processore onestamente non è rimasta quasi niente, praticamente fa come l'effetto di una pasta termica solo che è venduta in foglia solida e che poi si scioglie col calore. Sicuramente con l'isopropilico la togliamo, andiamo a togliere, a provare via, con l'isopropilico si toglie sicuramente per bene come una pasta termica. Certo è che è tanta, però quella in più se ne va via. Sì, viene via tranquillamente come una normalissima pasta termica, anche se adesso si è un po' risolidificato. Sì, è come immaginiamoci una pasta vecchia che però al momento della necessità, ovvero sia quando col calore torna al suo stato ottimale, ovvero sia liquido. Sicuramente non è riutilizzabile e sicuramente è una soluzione se siamo sicuri di non aprire i processori o cambiare spesso, perché insomma, è costoso a confronto delle paste normali e non è che sia proprio la soluzione migliore. Comunque eccoci, è venuto via molto facilmente. È come una pasta secca, per cui questa era anche la parte sulla disinstallazione e poi si continua in video con i risultati, dopo aver visto tutti i risultati, per cui facciamo anche poi le conclusioni finali da desktop. Siamo giunti alle conclusioni. Allora, per quanto mi riguarda, sono rimasto abbastanza stupito perché effettivamente dopo alcuni cicli di lavorazione la pasta sciogliendosi e poi riaddensandosi qualche volta rende davvero bene. Come ho anticipato anche prima durante le parti di video precedenti, è una soluzione infatti appunto aziendale, una soluzione da una volta sola, cioè la applichi e ti scordi che ce l'hai e suppongo anche quindi non abbia un'usura in modo che possa durare molto tempo. E chiaramente questo può essere valido per i laptop o per tutti quegli utenti che a cui non piace cambiare spesso, a cui piace magari smanettare, non la consiglierei sia per i costi
che appunto anche per la semplicità di applicazione e via discorrendo la pasta insomma è molto più user friendly. Però ecco, devo dire che come risultati ci siamo, sì. Eh, Finalmente una delle soluzioni che promettevano validi risultati e finalmente qualcuno che mantiene le promesse. Chiaramente ho visto, ho sentito insomma persone che hanno recuperato 10-15 gradi anche nei video, insomma, questo io ci credo sempre poco a tutti quei numeri lì perché sulle paste ormai essendo quasi tutte di qualità insomma le differenze sono di pochi gradi. È anche vero che ci sono in alcuni test e in alcun tipo anche con la gelida il risultato è notevolmente migliore con questa PTM 7950. Per cui mi ha fatto piacere rifare un test sulle paste e mi fa piacere condividerlo con voi. Il consigliato sì, solo però per un utilizzo ben preciso, ovvero sia un utilizzo abbastanza fisso e per chi non ama cambiare, ecco, può essere una soluzione che costa meno di altri pad in grafeno, tutte queste cose qui che un po' alla fine non hanno reso quello che prospettavano. Bene, spero vi sia d'aiuto e che vi sia piaciuta questa analisi. Vi ringrazio, alla prossima, ciao!